Oggi ti voglio svelare una interpretazione del mondo esterno e interno legato alla nostra psiche, emozioni e spirito e la salute fisica e come questi due vengono uniti con una visione olistica. Perché è importante? Perché se noi abbiamo delle difficoltà a livello emozionale, psicologico, con noi stessi, con le relazioni che abbiamo o con lo stesso nostro lavoro interiore, c'è un motivo principale che è poco conosciuto. Stessa cosa succede a livello fisico. Non sappiamo come liberarci dei nostri sintomi con tante terapie, tentativi, integratori, eccetera. Non funziona nulla o parzialmente. C'è una spiegazione anche per questo. Quindi con questo tipo di interpretazione spero che vi possa aiutare nel vostro cammino, perché ogni volta che non abbiamo risultati è perché ci sempre manca un pezzo di consapevolezza, una conoscenza, no? Un pezzo del puzzle ci manca. Quindi questa secondo me è la risposta che ti farà riflettere molto. Allora iniziamo è come una mini mappa del mondo interiore, che è molto semplificata, però chiarificante, che è quello di cui abbiamo bisogno. Allora, ogni persona ha un ego e questo ego, ognuno ha la sua interpretazione. La mia è che l'ego è quello in cui siamo identificati, che è la somma delle nostre esperienze passate, soprattutto nell'infanzia, e quindi qui dentro ci sono delle credenze, ci sono traumi emozionali, ci sono tante emozioni represse anche del passato, appunto, che hanno poi costruito dei schemi, un carattere, no? Un Aliash, che è il mio nome, un Marco, una Lidia, che ha un specifico tipo di carattere che è in parte dovuto al nostro vissuto, ma non è solo da quello. Però diciamo, per spiegarci meglio, questo è quello che chiamo l'ego. Non siamo veramente noi, è il filtro che ci permette di vivere nel mondo della dualità, ovvero in questa dimensione. Perché dico questo? Perché senza l'ego io non posso vivere in questa dimensione dove io posso definirmi io e tu come due persone separate, cioè io sono qui, io sono questo corpo, quella è una pianta e quella è una casa. C'è questa separazione, c'è questa dualità, giorno-notte. Possiamo vedere queste differenze perché viviamo nel mondo fisico dove vige appunto la dualità. Se tutto fosse uno, questa esperienza sarebbe molto più difficile. Allora, l'ego è il mezzo che ci permette di interagire in questa dimensione e evolvere attraverso le nostre esperienze. Adesso ci sono soprattutto due forze che influiscono molto nel qui e ora sull'ego, quindi su come noi ci relazioniamo con noi, con gli altri, e questo influisce sul lavoro, sulla qualità della vita, eccetera, e sulla salute, che vediamo dopo. Quindi abbiamo da una parte, qui ho messo la parola Dio, ma non ha nulla a che vedere con la religione, neanche io sono religioso da questo punto di vista, però l'ho messo per far capire poi l'altro punto di questa parte. Quello che voglio dire qui, e questo è il nostro vero sé, la nostra essenza, sé superiore. Okay? Questa influisce attraverso il nostro ego, attraverso intuizioni, immagini, sogni, quello che è, e noi cerchiamo di captare quanto possibile per migliorare la nostra esperienza terrena come essere umano. Mentre qui, cos'è questa O? Questa lettera O rappresenta l'odio, e l'odio nasce da piccolissimi, dovuto dei traumi emozionali che non abbiamo saputo gestire, e visto che facevano tanto male, noi abbiamo dovuto staccare un pezzo di noi, una parte essenziale di noi, chiamiamolo amore. Questo amore si è raffreddato in odio, questa è una parte di noi di fatto, e con questa parte che abbiamo sacrificato di noi, appunto, ci ha permesso di raffreddare e reprimere, mettere da parte, come quasi cancellare queste esperienze per poter poi funzionare in qualche modo, anche se in maniera compensatoria, però funzioniamo in qualche modo, no? Bene e male, con i nostri difetti, no? Però l'ego funziona in qualche modo, no? Allora, questo odio qui è quello che in verità gestisce il nostro ego. Noi spesso crediamo che l'ego è il problema. L'ego non è il vero problema. È quello che appare come il problema, ma il vero problema è l'odio, che è come la marionetta gestisce il nostro ego, perché ci protegge da tutti i traumi che abbiamo vissuto, e quindi poi lo utilizza anche per i suoi vantaggi, per mantenersi vivo, vivere e nutrire della sua energia, perché non ha una sua energia. Perché? Perché odio, guardate perché l'ho scritto così, odio
è stato come preso da Dio, no? Cioè come se il cerchio, la O, che è il simbolo della perfezione, dell'infinito, è stato portato fuori, qui davanti, no? Qui. E quindi è come se il nostro pezzo di noi abbiamo tirato fuori da noi per separarci da Dio, per separarci da chi siamo, dalla nostra essenza, per permetterci di fare questa esperienza dell'ego in questa terra. Quindi il nostro lavoro è sì sull'ego, ma dobbiamo lavorare su questo soprattutto e su tutte le emozioni represse che tiene in mano, su cui tiene il potere, ok? Più sciogli le emozioni represse, più questo l'odio si scioglie e quindi tutte le credenze negative si sciolgono e quindi tu automaticamente inizi a allinearti spontaneamente sempre di più con chi sei veramente. Questa è la breve, essenziale mini mappa del mondo psicomotivo spirituale, ok? Andiamo adesso a vedere l'altra mini mappa per la salute fisica. Abbiamo 3 lettere M. Qualsiasi sintomo che abbiamo è sempre legato a un solo fattore, di quanto è potente il nostro metabolismo. Se è alto, quindi abbiamo come un fornello, un fuoco dentro che è molto potente e brucia qualsiasi cosa dentro di noi. Cosa significa? Che ossida nutrienti, li utilizza, li assorbe senza creare residui tossici, senza creare processi infiammatori, quindi produce ormoni, produce enzimi, produce energia, vitalità, buon umore. Questa è la chiave. Una volta che noi abbiamo un metabolismo basso, che è sempre il caso di tutti i tipi di sintomi, su poi vari livelli di quanto è basso o quanto è alto, ma quando è basso abbiamo problemi. I nutrienti non vengono assimilati, creiamo infiammazione, non si producono sufficienti ormoni e tante altre cose. Il problema qual è? Che questo metabolismo è legato con questi altri 2 M, che sono 2 eserciti potentissimi che abbiamo e su cui dobbiamo focalizzarci per avere risultati sul metabolismo. Uno è il microbiota, ovvero l'insieme di miliardi e miliardi di microrganismi, cioè ne abbiamo di più rispetto alle cellule, ok? Si trovano soprattutto nell'intestino. Quindi digestione, umore, sistema immunitario, sta tutto qui, ok? Importantissimo. Poi l'altra M sono i mitocondri. I mitocondri sono dei piccoli organelli che sono in migliaia, in quasi tutte le cellule, quindi è un esercito ancora più potente di questo e producono energia, ATP si chiama, ok? Quando questa energia è bassa ovviamente influenza tutto questo trio. Adesso noi per poter rigenerare questi 2 c'è un fattore, un unico solo, che influisce tutto questo e è anche legato a questa mini mappa della crescita personale. Quindi andiamo adesso già a iniziare un po' a unire un po' i 2 mondi per trovare poi una soluzione. Ed è lo stomaco. Perché lo stomaco? Allora, lo stomaco produce l'acido cloridrico, una sostanza che possiamo definire per eccellenza alchemica, che trasforma tutto quello che noi mangiamo, tutto il nostro nutrimento, ok? Quindi, che succede? Se i succhi gastrici sono bassi, succede che le nostre proteine non vengono mal digerite, ok? Tutte le sostanze che digeriamo vengono mal digerite, carboidrati, eccetera. Particelle così restano troppo grandi quando entrano nel sistema digestivo. Il duodeno poi non si apre, non si attiva la pepsina, varie cose non succedono con l'acido cloridrico basso. Però il punto è che quando entrano queste piccole particelle, che sono troppo grandi comunque, nell'intestino, noi abbiamo dato l'opportunità a batteri patogeni di proliferare perché questi fermentano. Non solo, avendo poco acido cloridrico non si sterilizza bene lo stomaco e quindi tutto quello che entra abbiamo più possibilità dei candida, helicobacter, c'è un sacco di problemi. Poi si producono endotossine che poi creano permeabilità intestinale, disbiosi, questo poi crea reazioni immunitarie perché nel sangue entrano particelle che non dovrebbero e così via. E questo poi crea problemi a tutto il corpo, ma soprattutto al microbiota, no? Perché ne stiamo alimentando i microrganismi patogeni soprattutto, quindi c'è uno squilibrio potentissimo qui e crea tanta infiammazione nel corpo che ovviamente i mitocondri non possono funzionare bene perché a parte che la maggioranza della sua energia non viene utilizzata per il metabolismo, per guarire i nostri sintomi, ma cosa fa? Deve compensare e cercare di correggere tutto quel processo infiammatorio cronico che abbiamo e sistemico che abbiamo in tutto il corpo.
non possono produrre quindi sufficiente energia e siamo stanchi, per esempio, non è solo questo. Quindi, qual è la connessione con Matrix? Perché io nel titolo di questo video ho scritto come realizzare la salute attraverso la Matrix. Perché l'ego, che nella dualità, viviamo in questa dimensione fisica dove c'è la separazione, no? Noi viviamo la separazione, no? Fisica, fra me e te per esempio. Questo è quello che è Matrix, un insieme di regole che gestiscono tutta questa dimensione. Matrix e ego, secondo me, è la stessa cosa, ok? Quindi, questa Matrix poi viene manipolata dall'odio e questo è l'agente Smith. Io immagino che avete visto il film Matrix con Keanu Reeves, Matrix 1, Matrix 2, Matrix 3, devi vedere tutto per capire bene quello che sto spiegando qui. E lo consiglio vivamente. E quindi l'agente Smith, l'odio che manipola la Matrix, l'ego, e crea poi le difficoltà alla nostra vita. La sofferenza nasce soprattutto da qui, non tanto dalla identificazione nell'ego stesso, che anche è un problema, ma minore rispetto a non riconoscere il lavoro di questa parte. Ok? Quindi qual è la connessione con l'ego e con lo stomaco? Avete presente nel film Matrix quando prendono Neo, come si chiama, Morpheus col suo equipaggio, prende Neo in macchina e gli tirano fuori quel parassita meccanico da dove? Dall'ombelico, infatti entra da lì, nell'ombelico, nello stomaco. È lì che questa parte oscura, no? La parte oscura non è che noi siamo oscuri perché noi abbiamo creato questo odio, però la frequenza che crea attira l'oscurità e quindi è qui che entra dentro. Quindi qui c'è la connessione fra questa mappa, l'ego con l'odio, con lo stomaco, con tutte queste tre leve importanti. Quindi, cosa dobbiamo fare per poter uscire da questo insieme di loop di cui non possiamo mai uscire perché sempre ci manca un pezzo, no? Fisicamente dobbiamo risolvere questo, però non è con, non so, un integratore con la betaina a risolverlo o degli enzimi digestivi, perché il problema di fondo rimane, ed era questo. Stessa cosa microbiota, possiamo introdurre una quantità infinita di probiotici, di brodo di ossa, di collagene, di glutamina, quello che vogliamo, cibo sano, avremo miglioramenti, senza ombra di dubbio, ma soluzione, a meno che non si risolve questo, si rigenera costantemente e lì sei poi inganciato a tanti integratori per tutta la vita. Allora, come si risolve lo stomaco in verità? Ci sono delle azioni fisiche, sì, ci sono alcune cose da fare, sì, e che sono anche importanti, però collegandolo con questa mappa, quello che dobbiamo fare è lavorare su questo e su tutte le emozioni represse. Infatti non è un caso che il mondo per come funziona oggi, gestito da quella gente, diciamo così, cosa fanno? Ci fanno sentire che siamo trattati ingiustamente, ci tolgono le libertà, ci sentiamo come? Sentiamo a volte rabbia, odio, ci andiamo a alimentare questo ed è questo che vogliono. Però cosa succede? Quando succede questo siamo in conflitto non solo per questo motivo, ma col compagno, con gli amici, con il lavoro, con i figli, con noi stessi. Alimentiamo tutte le emozioni represse. Che cosa fanno? Cosa fa tutto questo processo? Direttamente incide sullo stomaco e ci abbassa la quantità dell'acido cloridrico, quindi la nostra potenza digestiva. Finché noi non risolviamo questo, saremo sempre lottando a ricercare all'infinito, a risolvere i nostri sintomi, cercare la buona salute, eccetera, eccetera. Okay? Quindi il nostro lavoro è questo, ma il fulcro di tutto è qui. Infatti se guardi Matrix, il terzo film, perché alla fine come vince Neo contro l'agente Smith, i molteplici agenti Smith che c'erano? In qualche modo lo assorbe, no? Lo assorbe. E cosa significa questo? È questo lavoro qui. Dobbiamo riassorbire questa parte che abbiamo separato da noi affinché diventiamo integri. Questa parte si quindi purifica sempre di più, perché lasciamo andare le emozioni represse, eccetera, fino ad arrivare all'odio per lasciarlo dopo andare.
perché più facciamo questo lavoro, più si indebolisce la sua potenza su di noi, il suo effetto. Lo sciogliamo, lo integriamo, diventiamo pieni di nuovo e, essendo uno specchio sempre più pulito, possiamo allinearci spontaneamente, naturalmente, sempre di più con chi siamo, la nostra vera essenza. Ed ovviamente questo non produce più stress, anzi produce una valanga diciamo così, di molecole del benessere, che quindi producono, abbiamo uno stomaco in pace, sereno, che brucia, che digerisce tutto insieme col metabolismo e tutto questo sistema, e quindi avete adesso una visione olistica, completa di tutto il processo, e spero che questo ti aiuta adesso a vedere un po' come poter uscire, perché è veramente frustrante tante volte non sapere come poter fare, cosa fare, qual è il prossimo passo. E quindi e anche adesso magari se ti chiedi cosa devo fare qui per accendere i mitocondri, il microbiota, eccetera, ci sono qui altri 8 fattori che sono importanti, non è solo risolvi questo, che già non è rapido e facile, però si può fare, o è solo lo stomaco, ok? Non è solo questo, anche se in teoria se fai solo questo risolvi una buona parte, la parte grossa se posso dire, però non significa che non possiamo ignorare gli 8 altri passaggi, perché incidono moltissimo su questi 2 fattori, quindi comunque riduciamo la nostra qualità di vita. Quindi come si fa a mettere in pratica tutto questo insieme, per se in caso fossi tu interessato? Allora, qui per risolvere questo, la parte fisica, ho creato un corso completo online che tu segui quando vuoi, coi tuoi tempi, va bene? Spiegato in tante lezioni, con parti pratiche, poco a poco le assorbi tutte, le metti in pratica e risolvi tutti questi 8 fattori qui sotto, quindi stomaco e tutti questi 3, metabolismo devi aumentare, eccetera. Tutto questo spiegato lì. Poi, a parte, ho dovuto fare una comunità online per un prezzo mensile veramente basso, dove tutti possono accedere, dove solo si incontrano tutte le persone che fanno questo cammino di autoguarigione, di autoconsapevolezza, ma condividono fra di loro e ricevono aggiornamenti costanti da me, e poi anche ci sono delle consulenze private da parte mia, ma soprattutto quello che facciamo delle live mensili di gruppo dove io insegno alle persone come ricordarsi, perché lo sapevamo fare da bambini, a lasciare andare le emozioni represse, e come poi anche lasciare andare questa parte che è la parte fra parentesi più dura, perché è un po' diversa da gestire rispetto alle altre parti. E questo si impara, diciamo, in tutto questo percorso che ho creato per chi fosse interessato in questo tipo di cammino olistico completo. Ma poi anche creato una terza opportunità per chi magari non volesse investire tanto in questo tipo di cammino, vuole prima verificare un po' gli ingredienti, diciamo, come funziona tutto questo. Ho creato anche un documento che spiega tutta questa parte qui, senza la parte pratica ovviamente, perché su come lasciare andare, devo essere lì per insegnartelo e lo impari subito. È una tecnica molto discreta, molto intima, non devi condividere nulla della tua vita, niente assolutamente, e funziona lo stesso. Comunque sia, ho creato, nonostante questo, un documento che spiega tutto questo per soli 17 euro e che trovi sotto questo video. Grazie per l'ascolto. Adesso lo sai.